Ciao a tutte, oggi un bel progetto di cucito creativo facile. Realizzerò una presina a cornice nel vero senso della parola. Adesso vi faccio vedere. Sarà una cornice. Questo è l'omino, lo conoscete tutti, pan di zenzero. Oggi realizzerò con la stessa sagoma ginger. È un progetto facile e veloce da realizzare ed è soprattutto una bellissima idea regalo. Nella descrizione del video vi posterò sempre il cartamodello gratuito che è composto da 2 fogli. Vi ho disegnato le sagome e l'indicazione anche del tessuto della gonnellina che realizzerò a ginger. Adesso do anche le misure per chi non può scaricarlo. Allora, iniziamo con l'omino. Questo omino, questa sagoma, misura 12 di altezza per 11 di larghezza da braccio a braccio e da testa a piede. Poi per la base della presina servirà soltanto un tessuto. Io sto utilizzando del cotone per tovagliato, questa è una tinta in filo. Questa è la sagoma, misura 14,5 per 16,5 e servirà soltanto un tessuto più l'ovatta piatta, non essendo una presina decorativa, quindi non una presina che io andrò ad utilizzare, quindi non metterò l'imbottitura termoresistente, quindi una presina decorativa, un pezzettino di ovatta piatta o anche di filtro K andrà più che bene. Poi tutte le cornici misurano in altezza 4 cm. Ci sarà la parte, questa qui, questa, che misura 4 cm per 15 cm e mezzo. Sulla metà, questo lo dico per chi appunto non può scaricarlo, andate a creare una rotondità che misura 2,5 cm più o meno e vi ritroverete una volta poi disegnata la sagoma per intero fatta bene e ci vorrà soltanto un tessuto. L'altra cornice invece misura quella che andrà giù qui, quindi questa misura sempre 4 cm di altezza per 15,5 cm di larghezza e ci vorrà soltanto un tessuto, anche questo è un tessuto di cotone per tovagliato. Poi ci vorranno 2 cornici, questa è la sagoma, che misurano sempre 4 cm di altezza per 24 cm di larghezza. Ripeto, ce ne vorranno 2. Questa andrà messa poi qui, questa andrà messa qui e questa andrà messa qui e così formeremo la cornice. Ripeto, è un progetto facilissimo. Adesso iniziamo. Allora, la prima cosa da fare è quella di realizzare l'omino. Potete utilizzare per realizzare l'omino o il panno lence, tanto la presina è decorativa, o qualsiasi tipo di tessuto. Io userò il velluto, ma se l'avete potete utilizzare anche il tessuto, quella a trama fitta per fare le bambole, di un color biscotto, perché comunque l'omino e il ginger sono dei biscottini, quindi un colore un pochino sul biscotto, un colore scuro. Io ho il velluto e userò il velluto, anche se è uno di quei tessuti che io non amo particolarmente perché scivola, però l'effetto sarà molto carino. Vedete, questo l'ho realizzato proprio col velluto. Allora, prendete i 2 tessuti, mettete dritto con dritto, prendete la sagoma, disegnate tutto il contorno e poi andate a cucire, chiaramente prima fermate bene con gli spilli, andate a cucire con la lunghezza del punto più corta che avete, perché ci sono varie parti curve, praticamente tutte parti curve, quindi io userò una lunghezza punto 1,8 e un punto dritto. Vado a cucire su tutto il disegno della sagoma senza lasciare nessuna apertura, quindi ferma adesso con gli spilli e vado a cucire. Adesso che ho cucito sul disegno della sagoma, vado a ritagliare l'eccesso del tessuto distanziandomi dalla cucitura di qualche millimetro. La cosa importante è, dove ci sono tutti gli angoli dovete fare un piccolo taglietto avvicinandovi alla cucitura ma senza toccarla, mi raccomando, perché nel momento in cui poi andrà risvoltato e non verranno fatti questi taglietti vi verranno le grinze su tutti gli angoli e non
diciamo che non avrà un bel effetto. Quindi adesso vado a ritagliare, vi faccio vedere come faccio i taglietti e poi vi faccio vedere come separo i due tessuti per fare un piccolo taglietto e risvoltare l'omino. Allora, ho tolto l'eccesso del tessuto, adesso vado ad effettuare i taglietti su tutti gli angoli dell'omino della sagoma. Quindi prendete una forbicina e iniziate. Qui c'è il primo angolo, io mi avvicino, vedete? E vado ad effettuare il taglietto e vado a togliere anche l'eccesso agli angoli, così. Adesso vado a fare questo lavoro in tutti gli angoli della mia sagoma. State attente solo a non toccare la cucitura, altrimenti ovviamente si aprirà, si scucirà. Quindi io continuo, vado a tagliare per bene tutti gli angoli e poi vi faccio vedere come risvoltare. Continuo. Allora, ho tagliato gli angoli. Chiaramente questo particolare di tagliare gli angoli lo dico per chi ha le prime armi, perché magari chi sta guardando in questo momento questo tutorial, gli piace questa, magari gli è piaciuta la presina cornice che ho realizzato e vuole provare a realizzarla, è giusto che sappia che negli angoli bisogna fare questi taglietti. Per chi già pratica, lo sapete benissimo, questo tutorial è aperto a tutti, sia alle più brave, chi ha più dimestichezza e chi magari ha le prime armi. Allora, una volta fatto i taglietti in tutti gli angoli e tolto l'eccesso del tessuto, vado a separare i due tessuti e vado a fare un piccolo taglietto in qualsiasi lato, è uguale, tanto il colore è uguale sia da un lato che dall'altro. Separate i due tessuti e sulla metà, la parte centrale della sagoma, fate un piccolo taglietto e aprite leggermente così e andate a risvoltare. Adesso io vado a risvoltare, nell'eventualità mi fa le grinze perché magari non ho tagliato bene gli angoli, rimetto nuovamente il tessuto a rovescio e vado a ritagliare ancora meglio gli angoli. Adesso vediamo, intanto vado a risvoltare e vediamo un po' se mi fa le grinze sugli angoli. Non c'è nessun problema, si può tranquillamente riportare il tessuto al rovescio e continuare a fare i taglietti. Ok, tirate per bene fuori le cuciture. Qui fa un po' di grinza, vedete? Adesso io rimetto nuovamente il tessuto all'interno e continuo a fare il taglietto. Evidentemente non l'ho fatto bene, anche perché sul velluto è un po' più antipatico, ecco, il tessuto chiaramente non è cotone, quindi allora qui è perfetto, vedete che non fa nessuna grinza, qui e qui fa un po' di grinze. Quindi adesso io riporto il tessuto nuovamente al rovescio e continuo a togliere. No, vedete, io non sono arrivata quasi vicino alla cucitura, quindi devo fare un altro piccolissimo taglietto per evitare questo brutto effetto della grinza. Quindi continuo, perfetto, faccio un altro piccolo taglietto qui, ok, e riporto sul dritto. Mi aiuto con una bacchetta in legno. E infatti grinza adesso non ne fa più, vedete? Adesso è perfetto. Allora, questo omino, che nel mio caso sarà ginger, perché già il maschietto l'ho fatto, ripeto, è la stessa sagoma, sarà effetto un po' push up, nel senso che io sono andata anche, vedete lo spessore, sono andata a mettere un po' di ovatta a fiocchi all'interno perché mi piace questo omino in rilievo. Quindi che, se volete potete farlo anche voi, altrimenti non fatelo, non mettete l'ovatta a fiocchi dentro e saltate questo passaggio diciamo, dell'imbottitura e poi seguite il passaggio successivo. Io un po' di ovatta la voglio mettere perché mi piace questa sagoma in rilievo. Ho preso un po' di ovatta a fiocchi, adesso vado a riempire leggermente la mia sagoma, non metterò molto imbottitura, soprattutto qui sul bordo, perché dopo dovrò andare a cucirlo vicino al bordo con la macchina da cucire, quindi evito di spingere fino in fondo l'ovatta, ne metto soltanto un pochino per dare questo effetto in rilievo una volta cucito poi sul tessuto. Quindi continuo a mettere un pochino di ovatta, la distribuisco in modo uniforme, almeno cerco di farlo.
Dopodiché vado a creare gli occhietti con ago e filo da ricamo, la boccuccia, a lei farò la boccuccia, all'omino non l'ho fatta, e poi farò la gonnellina. Ok, vediamo. Ok, così va bene, un altro pochino qui. Ok, vedete qui è vuoto, è più concentrato, diciamo, sulla parte centrale. Ok, adesso prendete la base, questa qui l'ho fatta bianca, qui la farò a quadretti perché saranno due presine, il maschietto e la femminuccia. Prendete la sagoma, però prima andiamo a realizzare gli occhietti, la boccuccia, e poi vi faccio vedere che io il nastrino qui al collo lo metto prima, in modo tale che poi una volta cucito resterà ben fermo. Ok, ago e filo da ricamo, prendo la penna cancellabile e mi vado a disegnare dove farò gli occhietti. Quindi io gli occhietti li farò qui, così, la boccuccia la farò qui. Una volta disegnata prendo ago e filo nero, così, perfetto, e inizio. Prima a fare gli occhietti. E dopo la boccuccia. Adesso velocizzo, tanto dovete dare semplicemente dei punti con ago e filo nero e formare due palline. Una volta realizzati gli occhietti vado a creare la boccuccia con un punto avanti e indietro. Sicuramente lo sapete fare meglio di me, io ricamo veramente poco, non sono brava a ricamare, però qualche piccolo punto riesco a darlo, che carina. Continuo, una volta realizzata anche la boccuccia vado a bloccare il punto e taglio il filo. Ok, adesso facciamo il nasino. Allora, se avete un piccolo pompon lo incollate qui, altrimenti con ago e filo rosso andate a realizzare il nasino. Quindi io lo farò qui. Già è carinissima. Do qualche altro punto per formare il nasino. Ecco fatto, bella. Un altro punto. Ok, direi che così va bene. Adesso prendete il tessuto per realizzare la gonnellina. La misura è, io ho già fatto l'orlino solo sulla parte inferiore, prima rifinite con lo zig zag tutto intorno e poi sulla parte inferiore fate un piccolo orlino di 1 centimetro. Allora, considerando che già ho fatto l'orlino, la misura è 6 centimetri per 22 di larghezza. Prendete e andate ad arricciare questa striscia di tessuto, potete farlo con ago e filo resistente oppure sotto la macchina da cucire. Io quasi quasi userò il filo da ricamo. Allora lo vado a riempirlo e vi faccio vedere. Allora, punto frizza, scendo di 1 centimetro e inizio a fare dei punti regolari per tutta la striscia e mi vado ad arricciare il tessuto così. Poi vado a prendere adesso la misura della gonnellina provandola. Allora, così va benissimo. Poi portate dietro il filo e fate un nodino. Adesso prendete ago e filo e andiamo a bloccare questa parte qui dietro
così, con 2 punti di cucitura sia da un'estremità che dall'altra, così, con un punto grossolano. Tagliate il filo e poi fate la stessa cosa anche qui, prendete e bloccate con un punto di cucitura, altrimenti usate la colla come preferite voi. Questo è un punto di imbastitura, adesso vi farò vedere perché. Mi serve soltanto di bloccare la gonnellina dietro alla ginger. Poi vi sistemate il riccio e qui date così anche dei punti di cucitura, però prima prendete 2 nastrini o 2 pezzettini di spiego, quello che avete a vostro gusto andrà benissimo. A me piace come risalta il bianco, quindi cosa faccio? Inserisco all'interno della gonnellina diciamo questo pezzettino di spiego e me lo vado a fissare con un puntino di cucitura, tiro sulla gonnellina che è troppo in giù, voglio che si vedano un po' le gambette, quindi a questo punto con ago e filo vado a dare 2 punti di cucitura per bloccare, diciamo, la bretella alla gonnellina. Così. Una volta fissata, taglio il filo e vado a dare 2 punti di cucitura di imbastitura, perché mi serve solo per tenerla ferma, qui dietro. E la stessa cosa farò all'altra bretellina, però la stessa cosa che ho fatto adesso. Quindi vado a fissarmi con 2 punti di cucitura questa bretella dietro, ok, e taglio il filo e vado a sistemarla. Perfetto, adesso vado a fare la stessa cosa anche qui. Quindi mi sistemo la ricciatura e vado a crearmi questa pieghetta come ho fatto prima. Una volta fatto lo stesso procedimento a quest'altra bretellina, vedete ho fissato pure la gonnellina e ho tagliato il filo con cui aveva arricciato, quindi una volta dato questi punti di cucitura qui, qui e qui, qui ho messo anche per nascondere il punto di cucitura, ho cucito 2 bottoncini con la scritta handmade. Adesso prendete della serpentina, accendete la pistola a caldo, prendete un nastrino e il nastrino io lo metto adesso, ma se volete potete attaccarlo anche dopo. Io voglio cucirlo insieme, insieme al tessuto, quindi vado a formarmi il fiocchettino e poi alla fine metterò, dopo aver messo la serpentina, metterò anche un nastrino sulla testa per renderla ancora più femminuccia. Quindi adesso mi vado a formare il fiocchetto, poi potete divertirvi e decorarlo ulteriormente con tanto altro. Quindi una volta fatto il fiocchettino mi taglio l'eccesso. È un amore questa ginger, facciamo un pochino più piccolino, ok. Adesso con un puntino di colla a caldo fermo le code, intanto le accorcio un pochino, così, sistemo il fiocchetto. Allora, un puntino di colla, ma proprio un puntino per tenere ferme le codine, così. Poi passerò anche l'accendino per evitare che il tessuto si sfilacci del nastrino. Ok. E adesso vado ad incollare la serpentina qui sulla testa, sulle braccia e sui piedini. Ok. Quindi ritagliate dei pezzettini di serpentina, incollate magari le 2 estremità, perché una volta tagliato il taglio di netto a me non piace, quindi vado a piegare indietro e poi vado ad incollarlo qui sulla testa con dei puntini di colla. Faccio la stessa cosa anche per le altre. Ok, quindi metto un po' di colla qui, ma proprio poca, e vado ad incollare il tutto.
e poi qui metterò anche un bel fiocchetto. Ecco fatto. Quindi continuo, vado a fare la stessa cosa qui, come l'omino, qui, qui, qui e qui. Ok, una volta decorata, la prendiamo e la mettiamo da parte. Adesso andiamo a prendere tutte le cornici che abbiamo ritagliato. Iniziamo con quella superiore e inferiore e poi con i due laterali. Quindi questa è la parte superiore. Se il vostro tessuto ha un dritto o rovescio, mettete adesso dritto col dritto, appoggiate qui sul bordo, fermate con gli spilli e andate a cucire a mezzo centimetro dal bordo. Stessa cosa anche qui, dritto col dritto, appoggiate qui sul bordo e cucite anche qui a mezzo centimetro dal bordo. Una volta cucito aprite e andate a stirare per bene sulla cucitura, quindi aprite qui la cucitura e stirate appiattendole sia questa che questa, così. Aprite e appiattitela per bene. Adesso vado a stirare e vi faccio vedere come applicare le altre due cornici. Adesso, una volta magari tagliato l'eccesso che fuoriesce, prendete le altre due strisce e mettete dritto col dritto, così. Non fa niente se è più lunga, l'importante è che la posizionate sul bordo, fermate con gli spilli sia questa che l'altra, dritto con dritto, fermate e andate a cucire sempre a mezzo centimetro dal bordo, da qui a qui. Adesso aprite e fate la stessa cosa che avete fatto prima, cioè aprire le cuciture, appiattirle e andate a stirare. La cornice è bella che è pronta, guardate che bella. Adesso aprite la cucitura qui, stirate e appiattitela e anche qui. Adesso vado a stirare e vi faccio vedere come cosa fare. Una volta appiattite e stirate per bene, vado a togliere questo eccesso. Adesso prendete la ginger oppure l'omino, che è la stessa identica sagoma, e decidete o lo cucite, e io nel mio caso andrò a cucire la testa, poi bloccherò questa parte qui delle braccine, o altrimenti date un punto di cucitura solo qui in mezzo e poi qui diciamo sul punto vita, qui resterà libero. Invece l'omino sono andata a cucirlo dappertutto, oppure ripeto potete incollarlo, quello che viene meglio a voi. Una volta bloccato andrò a mettere il fiocchettino alla mia ginger, così sarà veramente una bella femminuccia. Se volete potete anche fare questo punto di ricamo, questa X qui. Io ho preferito non farla anche perché c'ha la gonnellina, quindi ho preferito non farlo, ma se volete potete anche farla. Adesso vado a bloccarmi la ginger qui con dei punti di cucitura. Allora, ho cucito sempre sotto la macchina da cucire un fiocchetto e qui ho messo la scritta handmade. Adesso prendete il filtro K, l'imbottitura, quello che avete, e almeno questo è un passaggio che potete anche omettere di fare. Potete mettere l'imbottitura poi su tutto il tessuto. A me piace metterlo solo qui, sul rettangolino che ho realizzato, dove ho applicato la mia ginger. Quindi adesso fermo l'ovatta e vado a cucire qui internamente a mezzo centimetro dal bordo. Allora, dopo aver cucito ho tolto l'eccesso dell'imbottitura, vedete? Mi sono avvicinata alla cucitura e ho tolto l'eccesso. Adesso si può assemblare. Prendete un cappietto col nastrino, con lo sbiego, con la serpentina, quello che avete andrà benissimo, e lo posizionate qui sulla metà. Su carta modello trovate anche l'indicazione dove va posizionato il cappietto sulla metà. Quindi prendo un pezzettino di nastro, adesso vi do anche la misura. Questo misura 3
13 centimetri, lo metto così e lo posiziono qui sulla metà e lo fermo con la mollettina e poi lo vado a fissare subito. Quindi io lo sovrappongo così all'altro, cerco la metà, ma voi trovate l'indicazione, ripeto, su carta modello. Ok, metto, perché c'ha un dritto rovescio il nastro, metto il dritto del nastro sulla metà così e lo vado a fissare subito vicino al bordo. Ok, perfetto. Adesso prendete l'altro tessuto, mettete dritto col dritto, in questa maniera, fermate per bene tutto con gli spilli e lasciate una bella apertura qua sotto. Quindi lasciate, adesso vi dico quanto, lasciate 7 centimetri di apertura. Adesso vado a fermare e vado a cucire a mezzo, quindi dritto col dritto, fermate per bene tutto, lasciate l'apertura in basso e andate a cucire a mezzo centimetro dal bordo tutto intorno e qui vi bloccate perché qui resterà aperto. Una volta ritagliato tutto l'eccesso e dove c'è l'apertura lasciate sempre un po' di tessuto in più, andiamo a risvoltare. Dopo aver stirato per bene e inserito all'interno il tessuto, andate a fare una ribattitura tutta vicina al bordo e la presina, guardate che è bella, è finita, un bel progetto facile da realizzare e una bella idea da regalare a Natale, che dire, a me piacciono tantissimo. Questa è una copia che io faccio prima, sempre prima di farvi il tutorial, questa è più perfetta, questa la terrò io. Che dire ragazze, realizzatele e fatemele vedere anche sul mio gruppo privato su Facebook, il cucito di Miu, che ho aperto per dare la possibilità a tutte voi che realizzate i vostri lavori guardando i miei tutorial di poterli pubblicare. A me fa sempre piacere vedere i vostri lavori. Mi è piaciuto questo progetto natalizio, supportatemi con un cuoricino, un commento che a me fa sempre piacere ricevere e se potete anche una condivisione. Se non siete iscritte iscrivetevi, se vi piace quello che realizzo l'iscrizione è gratuita e io vi aspetto al prossimo tutorial. Ciao a tutte!